Molto spesso a scuola, nel paradigma vecchio, quantomeno tradizionale, che tu fossi motivato o no, erano cavoli tuoi. La motivazione veniva intesa come una qualità che uno possedeva o meno. Non c'è niente di più incorretto. La motivazione è un costrutto estremamente dinamico, che include il fuori, include il dentro e include ovviamente la dimensione sociale, affettiva, relazionale, di nuovo l'emozione. E se non parte quella scintilla, non si accende il motorino. Quindi dobbiamo fare del nostro meglio per accendere quella scintilla. Come si fa a prenderli per l'interesse o per la gola, come quel tiramisù? Come si fa ad acchiapparli attraverso le loro passioni? Si fa in tanti modi. Si fa in tanti modi. Come vedete qua in alto a sinistra c'è un esempio di paesaggio realizzato su Minecraft e quella che vedete in particolare è una centrale idroelettrica con tanto di torretta di controllo. Questa è la settimana di tecnologia, ci siamo interfacciati con i bambini della quinta elementare con il tema delle fonti di energia rinnovabile, che era un tema bello tosto, e i bambini sono stati invitati a realizzare assolutamente in maniera libera, ma con delle chiare linee di fondo, una loro città ideale, che fosse ecologicamente quanto più green possibile. E questo è il lavoro di Michelangelo, ed è una meraviglia. Ovviamente poi sapeva spiegare questo impianto per filo e per segno, ma potrei citare anche Carlotta, potrei citare anche Leonardo, li potrei citare tutti. Come fare passare l'antico Egitto per autentico? Io non posso portare i miei pupi nell'antico Egitto, anche se sarei molto curiosa, però posso portare l'antico Egitto qua nel presente. Anzi, lo fa Angela, la nostra bellissima Cleopatra, che ci ha raccontato vita, morte e miracoli di questa regina leggendaria. Italiano, quello che vedete è frutto di N riunioni Zoom tra un gruppo di bambini che ha cominciato a scrivere una storia, scrittura creativa, e non ha più smesso per mesi. E come vedete, dietro questo pezzettino di testo, perché poi la storia si è trasformata in un albo illustrato meraviglioso, c'è un meraviglioso collage fatto da Giorgia. E la cosa meravigliosa di questo progetto è che è vero, la disciplina era italiano, ma ciascuno ha messo dentro un pezzo della propria unicità, della propria originalità artistica. E quello che vedete qua a fianco è un tiramisù matematico fatto dalla mia principessa Magenta, Priscilla, ed è il risultato di un sacco di calcoli su come trovare le dosi per 10 persone quando la ricetta dice che sono per 6. Abbiamo dovuto leggere i cataloghi e i volantini della pubblicità e vi assicuro che sono pieni di intrighi, ci vuole molta attenzione. E poi naturalmente siamo passati per la preparazione. Quindi sono tutte maniere con cui io cerco di acchiapparli attraverso gli interessi, le passioni, cerco di immergerli in contesti differenti o di acchiapparli per la gola. Hai trovato tutte, ci sei riuscita. Ci sono riusciti loro soprattutto, perché questo si fa per loro. C'è qualcosa che cambia dentro di loro e nella loro disponibilità all'apprendimento quando si rendono conto che qualcosa per cui prima non si sentivano portati, per qualche magia invece è accessibile anche a loro. Cambia l'immagine di sé, cambiano quello che raccontano di sé. Se cambio l'immagine che ho di me, cambio l'immagine che ho nella mia visione dello studio, cambio l'immagine che ho di me in relazione allo studio. È jackpot. Questo è il jackpot. Se riusciamo ad arrivare a questo stiamo facendo un ottimo lavoro. Verissimo, posso testimoniarlo anche nella nostra esperienza. E quello che hai detto della famiglia o dell'entourage in generale è fondamentale. Tanti genitori si domandano: ma perché non ce la fa? Ma perché non ha voglia? E poi non guardano magari a se stessi o all'ambiente. E gli indizi ci sono. Sì, come dicevamo prima, la motivazione è un costrutto estremamente dinamico, no? Per cui è un po' difficile parlarne in generale, bisognerebbe andare a vedere caso per caso, ma io ti posso assicurare che in ragazzi, in bambini sani, quindi con un equilibrio psichico, ok? In tempi di DAD anche questo equilibrio ogni tanto ha vacillato in alcuni ragazzi, ma in persone sane, bilanciate,
c'è sempre la motivazione. C'è sempre. C'è chi mi dice: "Io non so, non mi interessa niente, non ne voglio sapere", e poi nell'ambito del loro interesse mi sciorina delle cose a livello universitario e non sono neanche in seconda superiore. C'è chi dice: "Non ho voglia, non ho voglia, non ho voglia", e in realtà c'è una difficoltà a monte da andare a recuperare e una volta recuperata le cose vanno. Quindi questo "non ho voglia" in realtà è come un'etichetta che bisogna andare un pochino a levare per vedere quello che c'è sotto. Io una cosa ho imparato da tutor, da mentore, da non prendere le cose a valore nominale. Bisogna fare un po' come Sherlock Holmes e guardare dietro e intorno e dentro. È vero, è vero. Caroline ti scrive: "Complimenti Fabiola per il suo verbo e la sua gentilezza nell'esprimere". Grazie, molto gentile.